Hai mai sentito parlare di spiritualità radicata? Quando saremo arrivati alla fine di questo video saprai anche tu di che cosa si tratta. È possibile una forma di spiritualità che non rinneghi la nostra umanità? È possibile una forma di spiritualità che non creda che tutto ciò che viene dalla natura umana sia negativo? È possibile una forma di spiritualità che non ha necessariamente bisogno di divinità? È possibile una forma di spiritualità che riesca a considerare anche il corpo come sacro? È possibile una forma di spiritualità dove le nostre emozioni diventano come degli indicatori per conoscere meglio noi stesse e noi stessi? La risposta a tutte queste domande è sì. Che cos'è la spiritualità radicata? Intanto notiamo la presenza della parola radicata a fianco a spiritualità. Nel mio percorso la parola spiritualità mi è sempre stata molto stretta. Perché? Perché se noi andiamo a studiare come è nata, noi vediamo che questa è stata creata per contrapporre la materia allo spirito. È esattamente questa natura di contrapposizione che a me stava veramente stretta. E ho cercato per tanti anni un nuovo neologismo, qualcosa che potesse rendere l'idea, però è molto complicato perché nel momento in cui tu togli oggi la parola spiritualità, è molto più complicato per la gente comprendere in che ambito tu stai andando a lanciare il tuo amo. L'aggiunta di radicata è venuta quasi da sé. L'ispirazione di questa, la prima ispirazione, è venuta attraverso alcune mie pratiche, appunto meditative, del mettere radici. E questo sentire, questo affondare nella terra e sentirmi tutt'uno con la terra e insieme il porre anche i miei rami nel cielo, quindi avere la consapevolezza che io ero un punto di connessione tra l'alto e il basso, tra la terra e il cielo, e che il mio corpo in questo aveva un valore, mi ha fatto guardare anche a questa dimensione. Siamo nel 2020, quando sto registrando questo video, quindi più o meno 14 anni fa ha fatto capolino nella mia testa. Dopodiché ci ha avuto un ruolo anche l'essere venuto a contatto con il lavoro di Jeff Brown, che è un attivista spirituale come me, canadese, e che ha scritto lui un bellissimo libro, purtroppo non ancora tradotto, dal titolo esattamente Grounded Spirituality, spiritualità radicata. Questo per quel che riguarda il termine. Aggiunge quindi una dimensione di corporeità, di materia, di terrigno a una parola che era nata per essere una contrapposizione, un solo spirito, un per me l'intera categoria di spiritualità radicata è stato un punto di arrivo di un lungo processo di pensiero, di esperienza e di pratiche che io faccio partire dal mio progetto Beyond Dualism, oltre il dualismo, che non è la non dualità, quella è piuttosto differente. Il Beyond Dualism è il superare il paradigma del pensiero duale oppositivo. Il pensiero duale oppositivo è il pensiero che separa, mette in contrapposizione, concepisce le due realtà estreme e per non farsi mancare nulla le mette pure in gerarchia. Una è considerata bene e l'altra male, una meglio, l'altra peggio. Noi attraverso questo pensiero filtriamo le lenti di tutta la realtà e quindi è così che noi crediamo che lo spirito sia migliore del corpo, che lo spirito sia migliore della materia, che il cielo sia migliore della terra, che essere giovane sia meglio di essere vecchio, che il sacro sia divisibile e migliore del profano e via dicendo. Questo è un pensiero, il duale oppositivo, che in Occidente quantomeno ha radice nella Grecia. Poi è stato propagato, è risalito per le stratificazioni del tempo, soprattutto in ambito religioso, attraverso il medioplatonismo e soprattutto il neoplatonismo. Per cui è su questa base che si sono formate moltissime categorie di pensiero spirituale che poi
in maniera, diciamo, poco cosciente della propria genesi storica, sono state assorbite anche da altre correnti spirituali, anche non per forza legate al cristianesimo di quell'epoca. Perché? Perché sono entrate a tutti gli effetti nell'immaginario culturale come sinonimo di spiritualità. Il mio percorso dov'è che mi ha portato però? Oltre al fare esperienza, ho cominciato a pormi queste domande quando iniziavo a venire a contatto con culture e filosofie che concepivano la terra come sacra. Ma come? Se noi concepiamo una divinità che sta lassù, nella trascendenza si dice lontano dalla creazione, quello che sta qui è profano. E già questo mi ha messo in moto una grossissima crisi. Dopodiché ho trovato delle correnti che sacralizzavano il corpo. Ed è così che ho iniziato a pormi più domande. Ho iniziato a lavorare, a studiare culture differenti, tuttora esistenti in altre parti del mondo, che non avevano affatto il nostro stesso pensiero duale o positivo, non ragionavano in questo modo qua come facciamo noi. E il loro tipo di pensiero mi ha talmente folgorato che ho mandato avanti le mie ricerche finché sono approdata a tutto questo. A quel punto la semplice parola spiritualità a me stava troppo stretta. Ho dovuto aggiungerci, sull'onda di ciò che ti ho raccontato prima, anche la qualità dell'essere radicato. E così ho entrambe le cose. Ho lo spirito e la materia, ho la terra e il cielo, ho le radici e ho le fronde. La spiritualità radicata è un sentiero potenzialmente per tutte e per tutti. Concepisce quello che siamo come esseri umani come il frutto di un'intelligenza evolutiva non necessariamente trasformabile in una divinità, a meno che tu non lo desideri, che per tentativi e errori in milioni di anni ha portato a ciò che siamo. E quindi ciò che siamo diventa uno strumento prezioso che possiamo conoscere e affinare di più, è un prezioso strumento di relazione con la realtà. Finisce qui? No, c'è molto di più. Ma intanto voglio lasciare questo piccolo video per farti scoprire questa nuova cosa e se ti interessa approfondire, stai tranquilla, c'è il mio canale YouTube, continua a seguirmi. Ciao! Lady, I hear your voice calling me through the mirror.